Before starting, please select your preferred subtitle because the video will continue in Italian, my language. Antes de comenzar, selecciona el idioma en el que deseas tus subtítulos porque el video continuará en italiano. Salve Solo Smokers, io sono Aurelio. E io sono Giulio, ciao a tutti. Ciao, reduci dal ritorno del 20° compleanno dell'Alto Salento Cigar Club e reduci dalla vittoria della Cigar Lounge della tabaccheria di Nazareno con la Francesco in via Provana Collegno, siamo proprio qua per degustare un sigaro. Vittoria come miglior tabaccaio d'Italia e quindi noi, che stiamo solo con i migliori, siamo qui. Certo. Così ci eleviamo anche noi. Bene, e l'occasione come sempre è particolare perché fumeremo un sigaro che è sì un'edizione regionale ma è anche un sigaro vintage. Sì, fumiamo il Velux della Gloria Cubana numero 1 e facciamo un viaggio spazio-temporale perché appunto andiamo prima di tutto nel Velux, quindi abbastanza lontano da qui, e andiamo ben nel 2011 perché questa è un'edizione regionale del 2011, quindi facciamo quella che tecnicamente già può essere chiamata tranquillamente una fumata vintage o vintage, come preferite. A fra poco. Ciao. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Bentornati. Allora, parliamo un po' del sigaro. Come già abbiamo detto, si tratta di la Gloria Cubana, edizione regionale Velux, cioè Belgio e Lussemburgo. Le dimensioni, la vitola de galera di questo sigaro È un Genius, quindi 52x140, molto simile a un Gordito, che è il Turquinhos, uno dei pochissimi sigari in produzione della Gloria Cubana, che ne ha effettivamente 3, oltre all'appena citato. Che cos'è? 50x141 quello? Quello è un 50x141, quindi questo è un 52x140. Siamo lì. Quindi siamo lì. C'è il Médaille d'Or numero 4, che invece è un sigaro di tutto formato molto più lungo. E poi abbiamo La Casa dell'Habano, il Gloria, quindi diciamo due referenze abituali, è un La Casa dell'Habano. In compenso la Gloria Cubana, in linea con quello di essere stato precedentemente un marchio local, ha fatto tantissime edizioni regionali. Certo, ha fatto anche il nostro Invictus, no? Assolutamente, sicuramente più edizioni regionali che quelle in commercio, e azzarderei forse di quelle mai prodotte, perché insomma, quindi sigaro particolare, non vi svegliamo le nostre provenienze, i nostri ganci, ma insomma dovrebbe essere un bel sigaro e ce lo proviamo. Eh sì, come dicevo prima, noi prenderemo due piccioni con una fava perché fumiamo un sigaro comunque rilasciato nel 2011, quindi ha 12 anni alle spalle, questo lo rende un sigaro vintage a tutti gli effetti. E poi appunto un'edizione regionale Velux, ne parleremo dopo perché il distributore per il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo ha rilasciato molti sigari di edizioni regionali ma con 3 aniglie diverse, e ne parliamo magari dopo. Iniziamo però. Tra l'altro un distributore che abbiamo conosciuto a una cena a Havana un po' di tempo fa, che salutiamo se ci vede, che lo sproniamo a invitarci ovunque. Esatto. Parliamo però del sigaro, quindi facciamo un'analisi a crudo e un'analisi costruttiva.
Partiamo dalla costruzione, a me sembra impeccabile, non ci sono nodi né avvallamenti, la capa è ben tirata, ha leggerissimi riflessi dorati, direi anche, spero che non sia la luce a influenzarmi, è un colorato claro, quindi non è una capa particolarmente scura, appunto riflessi d'oro, abbastanza lucida, molto liscia al tatto, mentre parlando di aromi a crudo, che tra l'altro io sono rimasto abbastanza stupito perché è un sigaro ancora molto profumato, dopo tutti questi anni, non so il tuo, ma io sì, l'ho tirato fuori, quindi... È vero, io sento una nota di stallatico, quindi di note animali, di buon tabacco, non ci sento molti altri aromi così a crudo, magari adesso proveremo a fare un puff. Lo ricordiamo, la Gloria Cubana, come abbiamo detto, prima del 2019 era definito un brand locale, adesso è definito tra gli altri brand e il suo territorio di sapore dovrebbe essere medio, una forza media, vedremo questo. Quindi procediamo al taglio e all'accensione. Procediamo al taglio, useremo una delle ghigliottine più precise al mondo, quella di Dupont. Io ignorerei il taglio a V, ma userei il taglio classico. Favoloso. Io non ci vedo nulla, ma credo di potercela fare. Purtroppo, oltre che col raffreddore, sono anche cieco notoriamente, e quindi voilà. Però ce l'abbiamo fatta, no? Perfetto. Considerando Che che veramente... alla cieca potrei farlo bendato. Guardate che roba, ragazzi. Peccato che quello è il mio, il tuo è questo, però è uguale. Sfruttiamo il bellissimo posacenere non rubabile della Banus Lounge. Tiraggio a crudo funziona. Tiraggio perfetto. Non grandi aromi a crudo, non so cosa. No, neanche io. Direi che Sapore, sono direi più che altro. confermati quelli che ho sentito prima a crudo, quindi c'è una leggera nota stallatica. Non sento note ammoniacali, quindi un sigaro diciamo pronto. E beh, se non è pronto lui, Bah, io direi di provare a devo accenderlo. andare. Io per l'occasione anch'io andiamo di Dupont, ragazzi, qui senza volere, vi garantiamo, stiamo sponsorizzando. Io proverò invece ad andare di fiammifero. Beh, intanto una cosa interessante, vedo che il piede si accende abbastanza facilmente. Ogni tanto capitano dei sigari particolarmente compatti che si fatica a far partire. Io, come solitamente faccio per i sigari, diciamo, con una certa età, l'ho tirato fuori dall'umidor un po' prima, una notte almeno, poi c'è chi lo fa addirittura giorni, qualcuno addirittura settimane. Io l'ho tirato fuori un pochino prima, in modo tale da non rischiare di avere una fumata troppo secca. E poi c'è anche un'altra teoria che io ogni tanto faccio, non l'ho fatto a questo giro, è addirittura di aprirlo qualche ora prima per fare respirare un po' la testa ed evitare magari il rischio di fare un po' effetto cassettone. Questa volta direi che non l'ho fatto, vediamo come va. E arriva già una nota invece un po' più saporita. Però diciamo che il primo centimetro non è generalmente proprio indicativo. Poi anche qui ci sono tantissime scuole di pensiero, però diciamo che per esprimere un giudizio bisognerebbe dare qualche boccata, quindi noi gliela diamo serenamente. Sì, anche io confermo, primi puff estremamente interessanti, una bella nota terrosa, un sottofondo dolce ma molto leggero, quindi non ha parti amare, non ha parti aspre, direi proprio buono, ha una sapidità intesa come molto gusto in bocca, al naso è più delicato di quanto sembrava crudo. È vero. Diciamo ci sono delle discrete premesse, vediamo un po'. Solitamente con le edizioni regionali si può trovare un po' di tutto, adesso facendo proprio due chiacchiere intanto che si accende, cioè, l'edizione regionale a volte, spesso diciamo non rispetta, non dovrebbe neanche
probabilmente rispettare la classicità della marca in senso stretto. Esatto. Può esserci un po' di tutto. Ma parliamo proprio delle edizioni regionali che hanno fatto per i Paesi Bassi, il Lussemburgo e il Belgio. Allora, partiamo con il nome del distributore. Il distributore che si occupa del Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, cioè l'Olanda, si chiama Laghito 1492. Questo distributore ha iniziato a rilasciare alcune edizioni regionali con la seconda aniglia con scritto Benelux, quindi Belgio, Nederland e Lussemburgo. Dopodiché sono stati rilasciati contemporaneamente delle edizioni regionali Belux, quindi come questa solo per il Belgio e il Lussemburgo, e Paesi Bassi, quindi hanno splittato quelle che una volta uscivano come un'unica edizione regionale per tutti e tre i paesi. Ne hanno fatte molte, non vado a memoria perché sono veramente tante, ma sotto l'aniglia Benelux ne hanno fatte 6, che sono il Don Juan, il Selection numero 3, il Punch Royal, il Gran Robusto, il Fabuloso, il Fonseca. Ovviamente le marche che riguardano queste 6 release Benelux sono Juan Lopez, Punch, Ramon Allones, Bolivar e Fonseca. Le edizioni regionali iniziate dal 2011 come Belux, come questa, che è proprio la prima sostanzialmente, sono stati El Deputado, lo Choix de Roi, il Dragones, il Belux numero 1 che stiamo fumando, il Medaglia d'Oro Especial, il Robusto XXL e il Gran Quixote, rispettivamente Diplomatico, Serre del Mundo, Juan Lopez, la Gloria Cubana, nuovamente la Gloria Cubana, Ramon Allones e Sancho Panza. Il Poderosos di Bolivar. Quindi 8 edizioni regionali con l'aniglia Belux, più le 6 di prima, siamo già a 14. Inoltre hanno rilasciato altre 8 edizioni regionali solo con l'aniglia per Paesi Bassi, quindi per l'Olanda, e sono l'Embajador, il numero 1, il Nederland numero 1, il Robusto, il Platinum Edition, il Gran Robusto, il 40 carati, sarei curioso di provarlo, il Specially Selected Robusto Corto e il Bastiones, rispettivamente Diplomáticos, el Rey del Mundo, la Flor de Cano, la Gloria Cubana, Por la Rañaga, Ramon Allones di nuovo, Ramon Allones e San Cristóbal de La Habana. In totale quindi sono 8, 16 più 6, 22 edizioni regionali sotto il distributore per il Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi. 13 marche interessate, perché abbiamo visto che ci sono Juan Lopez, Punch, Ramon Allones, Bolivar, Fonseca, Diplomatico, Serre del Mundo, la Gloria Cubana, Sancho Panza, la Flor de Cano, Por la Rañaga, San Cristóbal de La Habana e forse ho saltato Diplomáticos. Comunque sono in totale 13 marche. Se volete fare un paragone con le edizioni regionali italiane, noi abbiamo rilasciato qui in Italia 12 sigari contro i 22 di questo distributore e abbiamo preso in mezzo 7 marche diverse. Qualcuno potrebbe dire sì, è vero, noi distribuiamo in un paese, loro in 3. In verità tecnicamente Diadema distribuisce in 3 paesi, Italia, Vaticano e San Marino, quindi anche noi dovremmo avere tante edizioni regionali. Sì, sarebbe curioso sapere se dietro all'escludere un Be o un Lux o un Ne dalle edizioni regionali c'è una logica, o semplicemente, come dire, fare un po' di... Ma se vai a guardare un po' i nomi, noterai che quando hanno rilasciato un paio di edizioni regionali solo sotto il nome di Belgio e Lussemburgo, il nome ha iniziato a francesizzarsi, quindi c'è appunto questo lo Choix de Roi, con buona pace dei valloni, sì, dei fiamminghi, scusate. Sì. Quindi sotto il Belux sì, c'è stato un Medaglia d'Oro Especial, uno Choix de Roi. Notate come cambia accento. Vedi, tac. E mentre per i Paesi Bassi il Nederland numero 1, chiaramente, il 40 carati, diciamo che si sono dati un tono. Una cosa interessante da notare è che, tolta un'eccezione, sto dando una rapida occhiata, pare che in questi 3 paesi con 22 edizioni regionali solo una è sotto il diametro di 48. Precisamente 38x52 il Medaglia d'Oro Especial, che è un laghito numero 2, poi hanno fatto un sigaro con diametro 48 e poi tutti gli altri 50-52, quindi tutti 20 edizioni, tutti con diametro o 50 o 52.
e la lunghezza va dai 110, vedo, ai 155, 160, 180 addirittura per il Poderosos di Bolivar. Quindi diciamo che Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo amano i diametri generosi, a differenza di noi italiani che magari... Diciamo che in questo probabilmente una logica c'è, nel senso che questa è la tendenza attuale, no? Sigari dal ceppo sempre più gordo, possono essere più lunghi ma magari anche un po' più corti per essere fumati più velocemente, più facilmente, ed essendo le edizioni regionali un qualcosa che esce di anno in anno, chiaramente sono molto agevolati nel seguire quello che è il trend, no? Probabilmente. Diciamo poi che adesso voi avete visto, non è questo il video per parlare delle edizioni regionali in senso stretto, ma hanno pescato a grandi mani da marche local, perché solitamente funziona così, e vi ricordo comunque che le edizioni regionali devono essere comunque dei sigari con una vitola, con un formato che non è presente abitualmente nella marca. Esatto. Qui viene una battuta facile, considerando che loro in produzione corrente non hanno praticamente niente, cioè ne hanno è facile, 2/3 con la Gloria Cubana qualunque cosa fai non è presente nel ci vitolario. metti anche un robusto e siamo tranquilli, quindi non serve avere tutta sta fantasia. Più difficile ad esempio con Bolivar, hanno una pletora di edizioni regionali e qualcosa in produzione c'è ancora, quindi... Bene, direi che facciamo magari delle prime valutazioni. Sì. Bentornati, allora, prime note. Il sigaro intanto brucia bene, cenere chiara, una buona combustione. Io ci sento più note terrose e animali che sentori magari più ruffiani e più dolci. Comunque un bel sigaro con una discreta rotondità, nonostante sia proprio al primo centimetro. Sono d'accordo, io andrei forse addirittura più sull'animale quasi che sul terroso. È un sigaro comunque che ha una bella intensità di partenza, quindi è promettente, ed è un sigaro forse in questo momento lo definirei più gustoso che aromatico. Sì. No? Sento più in bocca Sì. che magari Al naso. nel naso e nel retronaso. Però diciamo è partito con un impatto, considerando che questo è un marchio comunque di forza media, che io sempre confondo con medio leggera. Beh, è un grande classico per me, ma è medio, ma questo direi che per essere un sigaro medio è già partito. Bello. Sì, è vero, è partito già con una marcia... Diciamo, è vero, non con una forza nicotinica, no? Distinguiamo No. sempre tra quella che è la forza nicotinica e quella che è l'intensità gustativo aromatico. Come forza direi effettivamente che mi ci ritrovo, è un medio come forza. Sì, sono d'accordo, però ho come l'impressione che salirà e aumenterà di intensità, perché siamo veramente all'inizio, già parte così, con questa intensità interessante, più gustativa che aromatica, come ha detto Giulio. Non so te Giulio, ma magari adesso sentiamo Simona, che l'altra volta è stata bravissima a consigliare. Io con un sigaro così terroso eccetera mi vorrei avere un contrasto più sulla dolcezza, andrei su un ron o un rum, almeno quello mi piacerebbe completare questo in bocca come, diciamo, come aromi, come sapori. Quindi prenderei un rum, adesso ci facciamo consigliare. Vediamo Tu? cos'ha. Sì, anch'io sarei per un rum, direi di sì. A me adesso per esempio è arrivata anche una nota come di cioccolato scuro, qualcosa Quindi di questa razza. ci cade proprio a fagiolo. Va bene, vediamo fra poco cosa ci consiglierà Simona. Rieccoci, siamo andati avanti un pochino con la fumata, ma aspettavamo che Simona ci consigliasse qualche cosa. Vediamo cosa ci porta, sono curioso. Spostiamo il posacenere, spostiamo l'accendino, un po' di spostamenti. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Simona. Buongiorno a Voilà, voi. Allora, bei bicchieri. oggi vi proporrei due cose particolari. Da una parte abbiamo un whisky dal Mor, nato appositamente per abbinare alla fumata di un sigaro. Cigar Malt, Ok. fumato alla degustazione dell'Alto Salento proprio una settimana fa. Con un Epicure numero 2. Fantastico. E E successivamente vi farei provare anche un abuelo in botti di Porto. con un affinamento veramente morbido che con questo sigaro forse è l'abbinamento migliore. Bene, allora ce li spartiamo. Io mi berrei il ron beve il Abuelo. rum? Io, grazie. Ok. E io vado di whisky. L'ho provato la settimana Grazie. scorsa, come dicevo. Ha un abbinamento con l'Epicure numero 2.
Voilà. Io personalmente l'ho trovato l'Epicure numero 2 forse un po' troppo soft per quel tipo di whisky, ma mi è piaciuto comunque il whisky. Proviamolo con questo che, come vi dicevo prima, ha delle note secondo me un po' più adatte, però gusto e vedremo. Buona degustazione, ragazzi. Grazie Simona. Subito al naso di questo Ron Abuelo si sente una nota quasi acidula di legnosa. Allora, scambiamo Senti un i po'. nasi, appunto. Sì, è vero, una bella densità quasi anche di caramello. Questo qui invece Più rotondo, Sì. più rotondo, mi dà l'impressione di una cosa più dolce, rotonda e meno spigolosa di questa, però vediamo, guardate anche la potrebbe... differenza di colore. Sì, è vero. Quello è un Probabilmente giallo, lì non si dovuta vede alla tanto nota nel di video. porto, Vediamo. Ah sì, dovuta anche all'affinamento in porto. Mentre fumiamo, prima di sorseggiare, abbiamo visto questo posacenere che è un'opera d'arte. Il nuovo posacenere Dupont della linea Picasso è eccezionale. Quasi dispiace usarlo, e infatti non lo usiamo. Picasso è nato a Malaga, peraltro città che io frequento, quindi voglio dire, lo faccio con piacere. Simona, grazie. Lo passiamo con delicatezza. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Si è un po' aperto, appoggiandolo e lasciandolo qui il bicchiere ha perso quella nota un po' spigolosa, rimane una bella nota di caramello. Sì. Mm. Il mio esprime, anche il mio, una certa dolcezza e non so come dire, è fumo, è affumicato, deve essere fatto per quello. Salute. Se tuo marito me le vende, È perfetto. No. È perfetto, Prova il mio. molto dolce. Io continuo a sostenere che questo qui secondo me è un po' troppo invasivo ancora, poi vedi un po' tutto. Seguire questo. Sì, sì, preferisco il mio, molto più ruffiano, ma per i miei gusti ci sta benissimo con questo sigaro. Bentornati, siamo a, diciamo, le conclusioni finali, facciamo giusto una valutazione. Partiamo dal dato prezzo. Difficile fare un discorso sul prezzo su un sigaro che non è stato commercializzato in Italia e soprattutto che è stato commercializzato 12 anni fa. È stato rilasciato il 14 febbraio 2012, quindi ufficialmente è un'edizione regionale 2011, ma messo in commercio a inizio febbraio, a metà febbraio del 2012, e il prezzo Direi all'uscita... strano, aggiungerei. Sì, beh, sì, abbastanza veloce, di solito ci mettono molto di più. Il prezzo all'uscita doveva essere intorno ai $15. Allo stato attuale, sui vari siti di aste, ad esempio Bond Robert, ci sono scatole dai 480 ai 750, ma mediamente ne hanno vendute tra i 500 e i 550 dollari a scatola, per scatole da 10. Quindi vuol dire che il valore di questo sigaro potrebbe aggirarsi intorno ai 45-50 euro allo stato attuale. Le valutazioni di chiusura quali potrebbero essere? Intanto, e io qua parlo per me, ma mi sembra che ci troviamo con Giulio, abbiamo scambiato qualche informazione. Partito abbastanza in sordina in termini di ventaglio aromatico, ma decisamente evoluto, si sono affacciati diversi aromi. Io ho sentito addirittura della frutta secca, io sento spesso questa nota che chiamo di semi di girasole in certi sigari, e Giulio hai sentito Giulio, del non sa cosa cacao. sono i semi di girasole, ma apprezzo. Io ho sentito una nota di cacao proprio mentre stavano chiudendo il pezzo di video precedente. Poi ci ho aggiunto un po' di cioccolato amaro che abbiamo bevuto e l'ho trovato perfetto. Questo è un sigaro che, diciamo, si sta evolvendo ora. Io sono come al solito un pochino più indietro. Io l'avevo tacciato all'inizio per buono, ma non con una grande evoluzione. Invece adesso si sta anche evolvendo un po' con gli aromi e i sapori che diceva Aurelio, no? È entrato del legno, è entrato un po' di cioccolato,
sempre su una intensità aromatica. Sì, cacao gustativa proprio, intensa. cacao amaro, Amaro. leggera nota di cacao amaro. Abbiamo fatto il doppio abbinamento e il suo probabilmente è meglio del mio, lo prevedevamo sinceramente, ma si sposa probabilmente meglio con un rum piuttosto che con un whisky, per quanto il Dalmore Cigar Malt sia fatto apposta, è fatto apposta per sigari dalla forza più elevata. Sì. E io credo che con un Partagassa sia il suo, con un Bolivar sia il suo, con qualcosa di quel genere sia il suo, con questo che comunque io confermerei una forza nicotinica media. Media, sì, media, rimaniamo nell'ambito del medio. E comunque un'intensità aromatica o gustativa invece forte, intensa, arriva tutto bello nitido, resta ancora un po' troppo per il mio gusto. Io sono uno che quasi più da bollicina, però gusto, però il giudizio complessivo, questo è un bel sigaro. Ampiamente positivo il giudizio, ampiamente positivo l'abbinamento con questo Ron Abuelo, che è un ron di scuola spagnola e panamense, con questo affinamento in botti di porto gli dà ancora quella nota particolare sia di legno, ma si sente ancora il residuo del porto, un bel sodalizio, un sigaro che non sembra così vecchio, No. non sembra un Devo sigaro dire di 12 anni, che non sembrerebbe un sigaro vintage questo, è un sigaro con un'accezione positiva comunque, sì, nel sì, senso sì. che è un sigaro ancora vivo, molto vivace. pronto ma non vecchio. No, ma E non fresco. direi tranquillamente di lasciarlo anche lì altri 4-5 anni senza problemi. E sicuramente si affinerebbe, si potrebbe evolvere ancora di più. Quindi sì, giudizio positivo. Rapporto qualità-prezzo è difficile farlo in questo caso perché non è facile trovarlo, si trova solo sulle aste e il valore, ipotizziamo un valore di 45 euro, beh, come sempre è un valore un po' alto. Per Se lo quello. compariamo ad adesso ci sta, Sì, rispetto ai prezzi attuali sì. se lo compariamo a prima non ci sta, come oserei dire non ce ne stanno tanti prezzi di prima, senza alcuna critica. Però sicuramente questo è un bel sigaro e io sono ampiamente soddisfatto perché abbiamo fatto una bella fumata. Adesso ragazzi noi stiamo fumando di mattina in una bella cigar lounge, bevendo bene. Mi sembra di essere a Cuba a fumare alla fabbrica Partagás durante un evento. È vero, Quindi- perché questo è il tenore di quando si va a Cuba, si inizia dalla mattina con un bel ron e un bel sigaro e si va avanti tutto il giorno e anche la sera, cioè si va avanti a ciclo continuo. Oggi abbiamo voluto in questa giornata ventosa torinese assaggiare un po' di Cuba in tutti i suoi aspetti, quindi comunque io direi sigaro positivo. Se dovessi consigliarlo è un sigaro che va bene come sigaro dopo pasto, dopo un bel pranzo. Non lo consiglierei come sigaro serale di meditazione perché comunque è un sigaro con un ceppo generoso che quindi fumerei non passeggiando e chiacchierando, richiede un minimo di concentrazione e richiede, meccanicamente non ha dato grandi problemi, quindi No, si bel è evoluto tiraggio a bene. combustione. Sì, Guarda, decisamente. per me è una delle migliori fumate che ho fatto in questi ultimi tempi. Sì, sono d'accordo. È mattutino inteso alla cubana. Certo. Se no, come dice giustamente Aurelio, sì, fatevi prima una bella mangiata, un bel sigaro, vi mettete lì un pomeriggio dopo un pasto e ve lo godete veramente in un bel ambiente. Ha un bel profumo anche, devo dire che il fumo che esce dal piede ha un bel aroma, si sta sprigionando un bel aroma anche qui nella lounge e questo è un po' diverso dall'attacco dove invece gli aromi un po' peccavano e mancavano. Invece Guarda, adesso la cena, compatta. si è aperto molto, il livello diciamo gustativo rimane quella leggera nota sapida, quindi quel gusto, quell'aroma anche di sottofondo più terroso, legno, come dice Giulio, appunto frutta secca e qualche guizzo che appunto va dal cacao a questi semi un po' particolari, diciamo una bella gamma aromatica. Se dovessi valutarlo così alla cieca senza niglia direi un ottimo sigaro. Sì, bella complessità. Assolutamente un bel prodotto. Qual è il peccato di questo sigaro? Che non si trovano, Sì. che è difficile da trovare, è difficile dargli anche un valore e quindi sono quelle fumate che dici cavolo mi è andata bene, me la ricorderò. Se capita, ve lo fate volentieri.
Vi anticipiamo che adesso abbiamo una partita di edizioni regionali, quindi ve ne proporremo almeno un altro paio, non così vintage, e ripeto, già questo non sembra quasi un vintage. Gli altri sono un pochino più freschi, ma comunque partiamo con questo tema edizioni regionali, magari al prossimo giro così partiamo con una descrizione esattamente di cosa sono le edizioni regionali, cosa che dovreste sapere, voi per noi siete un pubblico formato, preparatissimo. quindi, però vi facciamo un ripassino, che ce lo rifacciamo pure noi, perché io ho una ritenzione cerebrale che è quella che è, quindi c'è un momento in cui so tutto e 2 secondi dopo so più niente, quindi sarà un'occasione. Sì, le donne hanno problemi di ritenzione idrica, noi di Sarà ritenzione cerebrale. Probabilmente io butto fuori per l'alcol. Può essere, Però, io no, vabbè. io solo per la stanchezza. Vabbè. Va bene, come sempre vi ringraziamo, vi invitiamo a mettere mi piace su questo video se vi è piaciuto, sottoscrivere il nostro canale e premere sulla campanella che vi notifica l'uscita di nuovi video. Vi do un consiglio, ve lo dovevamo dare prima, ma noi certe volte siamo un po' prolissi perché la prendiamo un po' come una chiacchierata tra amici. Se ve la vedete brutta, mandate la velocità a 1,5 o 2, così anche il vostro cervello è abituato a seguire cose più veloci e vi beccate le stesse informazioni in metà tempo. Assolutamente. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.